Aprite gli occhi e le orecchie, ragazzi, perché oggi qui si parla di cose serie. Si parla di pizza, Italian pizza. Scherzi a parte, non è sempre vero che dobbiamo impiegare 24, 48, 72 ore per fare una buona pizza leggera, gustosa e digeribile. Ne possiamo impiegare semplicemente 8 per un risultato altrettanto impeccabile. Ed ecco come si fa. Verso 600 g di acqua a temperatura ambiente o fredda se la fate d'estate. Ne tengo un po' da parte dove sciolgo 3 g di lievito di birra. Così facendo preparo un impasto diretto, quindi senza un prefermento, con un'idratazione al 65% per 6 pizze. Sciolto il lievito lo aggiungo all'acqua, ricordo che sono sempre 600 g in totale. Peso 930 g di farina, controllate sulla confezione che abbia almeno 12 o 13 g di proteine. Oppure, se è indicata la forza, scegliete quella con almeno 260-280 W, che è una forza media. La verso gradualmente nell'acqua, come se dovessi preparare una pastella. Questo serve a incorporare l'aria e a rendere l'impasto più morbido. Ed inizio a mescolare incorporando aria. Non preoccupatevi dei grumi, spariranno automaticamente. A metà della farina versata continuo ad impastare con la planetaria, solo perché non ho più la forza. Ma se non avete un'impastatrice e ce la fate, potete continuare così fino al termine della farina, spostandovi magari su un piano di lavoro. In planetaria, a bassa velocità, aggiungo il sale e poco alla volta la farina, fino alla fine. Tenete la velocità della planetaria sempre bassa. Quando vedo che l'impasto inizia a staccarsi, aumento la velocità anche se tutto sommato non di tantissimo. Vedete che in effetti inizia a incordarsi. In totale impasto per circa 7 minuti in tutto, poi dipende anche dall'impastatrice, ma in via generale la tempistica con questo tipo di macchina è super giù questa. Vedete come l'impasto diventa sempre più liscio. Lì vi accorgete che in effetti è quasi pronto. Terminata questa fase, chiudo l'impastatrice e tocco l'impasto per verificarne la consistenza, che direi che è come deve essere, cioè non troppo appiccicosa per il tipo di idratazione che ho fatto. Mi sposto sul piano di lavoro e faccio un paio di pieghe all'impasto. Due o tre pieghe sono sufficienti. E poi lo metto a lievitare in un contenitore unto con poco olio e lo lascio a temperatura ambiente
e nel mio caso era di circa 20 gradi per 4 ore. Questa fase di lievitazione in massa si chiama puntata. Trascorse le 4 ore procedo con lo staglio, ovvero con la suddivisione della massa in blocchi più piccoli. Peso 6 porzioni da 250-260 grammi e procedo con la formatura. La formatura è la manipolazione dei blocchi della pasta in panielli. Questo serve a rafforzare il glutine e dare più forza alla pasta, incorporando altra aria. Ci sono 2 diverse tipologie di formazione dei panielli, o formando delle pieghe con le mani come sto facendo io, o ripiegandoli su se stessi sul banco di lavoro. In entrambi i casi vanno chiusi ben bene, quasi a ricucire la parte inferiore, o pinzando il paniello o pirlandolo, ovvero ruotandolo sul tavolo di lavoro. Metto in una cassettina i 6 panielli e lascio lievitare per altre 4 ore, sempre a temperatura ambiente e nel mio caso sempre a 20 gradi centigradi. Questa seconda fase di lievitazione si chiama appretto. Trascorse le 4 ore, i panielli si presenteranno così, lucidi e maturati al punto giusto. Dunque passiamo alla fase della stesura. Con i polpastrelli spingo l'aria verso il bordo. Il paniello è molto rilassato, quindi facilmente estensibile. Quindi non dobbiamo applicare molta pressione perché si stende facilmente, anche se ha una sua tonicità. Eventualmente potete stenderla anche sollevandola e ruotando con i pugni in questo modo, come faccio io, tenendo conto che con questo metodo non viene un bordo pronunciato. Mi preparo a condire una margherita. Solitamente io, che non sono una professionista del campo, condisco direttamente sulla pala perché per me è un passaggio più semplice da fare. Condisco con un paio di cucchiai di buon pomodoro, di salsa di pomodoro. Preferisco non metterne tanto, altrimenti inumidisce ed appesantisce troppo l'impasto. Nella salsa aggiungo giusto un po' di sale, non tanto. Come formaggio io uso la mozzarella scolata oppure del caciocavallo, che non ha acqua all'interno e quindi si scioglie perfettamente. Ad ogni modo in commercio ci sono varie paste filanti per pizza. Una spolverata di origano o basilico, un giro d'olio d'oliva, allargo leggermente la pizza sulla pala e via a cuocere nel fantastico forno F1. Chi ha questo tipo di forno sa che ha 2 resistenze, una sopra e una sotto, per cui scelgo di mettere il cielo a 480 gradi e la platea a 440 gradi. La cottura è straveloce ed uniforme e poi sprigiona un profumo che non direste mai che non sia il profumo di una cottura di un forno a legna. Ho impiegato 2 soli minuti a cuocerla e la pizza è pronta come in pizzeria. E il sapore è una favola, succulenta e saporita e al tempo stesso leggera e ben alveolata. Insomma, uno spettacolo. Beh, ora scusate, ma questo me lo mangio, Spero che il video vi sia piaciuto e se è così lasciatemi un bel like, un commento ed iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Alla prossima!